se voi vedete la scarpa in questo momento, non si vede. Te non la vedi? Adesso te la vedi. Sì, io la vedo. Cosa- Qui la vedo. Perché c'è solo da una parte? Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing. Oggi facciamo vedere una scarpa diversa dal solito. Ultimamente stiamo facendo vedere tante Travis, vi abbiamo fatto vedere una gran bella Jordan 1 in anteprima. Continuiamo questa wave di Jordan 1, anche perché, l'abbiamo già detto, quest'anno è il 40° anniversario di Jordan 1 e ci saranno parecchi unboxing di Jordan 1 quest'anno. Questo è uno di quelli forse anche più atteso. Aggiungo che sono le prime luci dell'alba qui. Cioè, ragazzi, oggi video super mattutino per non lasciarvi senza. Sì, anche perché noi oggi registriamo che è il 13 febbraio, questa scarpa dovrebbe uscire sabato, questo sabato che viene, voi il video probabilmente lo vedrete post release ufficiale, quindi nella settimana dopo, però non volevamo lasciarvi senza questo video perché sappiamo che è una scarpa molto attesa. Le abbiamo già avute tra le mani, le abbiamo già anche spedite a tanti nostri clienti in anteprima. Vediamola tutti assieme. Eccola qua, la scatola già ci piace, già partiamo molto bene. Posso dare il 10 alla scatola? Scatola veramente tanta roba, cioè proprio mi gasa tanto. Sai cosa non mi gasa? Il fatto che abbia tutti tipo questi puntini così tipo... Però ci sta perché è bella vintage, cioè nel senso Sì, fa vedere richiama uno un po' scatto antico. retro. Esatto. Retro. Andiamo a vedere la scarpa, poi parliamo anche di questa foto qui. Ci torniamo dopo quando raccontiamo anche la storia, perché questa scarpa è storia. Vediamo anche l'interno del coperchio della scatola, sempre logato diverso dal solito. Non c'è la scritta Air Jordan. Adesso vediamo meglio. Vediamo bene anche questa carta molto particolare. Figa, bellissima. Anche la carta. E all'interno, raga, ci troviamo la nostra Jordan 1 High Black Toe Reimagined versione 2025. Esatto. Prima di parlare dei materiali mi concentrerei sulla cosa principale di questa scarpa e inusuale rispetto a tutte le altre Jordan 1, ovvero il logo che troviamo qui sul collar. E tutti qui ovviamente vi starete chiedendo: ma perché c'è scritto Air Jordan e non c'è il wing logo come su tutte le Jordan 1 classiche? Perché è così, raga. Bisogna raccontare una bella Bisogna storia. raccontare una bella storia riguardo a questo Air Jordan. Partiamo col dire: non sono fake. Se vedete questa scarpa con la scritta Air Jordan, non è fake, almeno questa. Attenzione, ci sono anche quelle fake con la scritta Air Jordan, fatte malissimo, però questa non lo è, perché è una versione che si ispira alle prime Jordan 1 Black Toe realizzate Primissime. per Michael Jordan. Quindi se avete una scarpa in mano di questo tipo, o è la nuova versione 2025 Esatto. o avete un tesoro da un valore inestimabile, anche perché non credo forse Ce ne siano sia. mai uscite al pubblico con la scrittina Air Jordan. Ti dico la verità, questa cosa non la sappiamo bene, ma comunque è uno dei primissimi modelli che è stato realizzato per Michael Jordan e che è stato utilizzato anche tanto da Michael Jordan in partita, la Jordan 1 Black Toe con la scritta Air Jordan. Poi successivamente è venuto fuori il wing logo, è stato realizzato... Sai chi l'ha realizzato il wing logo? non Peter. Certo, l'ha realizzato Peter Moore, che è il designer della Jordan 1, designer ufficiale anche della Jordan 1 Black Toe, della Chicago, di comunque le prime Jordan, e il wing logo l'ha proprio realizzato lui per Michael Jordan e l'ha sostituito chiaramente alla scrittina Air Jordan, che devo dire Meglio. molto meglio, perché questa Sì, è un scrittina con questo font schifoso faceva vomitare. Parliamo dei materiali. Vai, dopo continuiamo la storia. Allora, classicissima, anzi la prima Jordan 1, quindi classica silhouette. Materiali, devo dire, niente male. Materiali, secondo me, cioè, sono i classici materiali delle ultime Jordan 1. Abbiamo visto di meglio
Sicuramente. ma anche molto di peggio, quindi chiaramente c'è poco da dire, è tutta pelle un po' più burrosa qui sulla tomaia, Sì. e invece un po' più, passami il termine, plasticosa sul resto della scarpa. I colori sono quelli che sono, c'è poco da dire. I Bianco, colori rosso e sono nera. quelli, raga, perché la Black Toe è questa qui, cioè rosso sulla parte posteriore della scarpa, mentre la parte davanti è appunto Black Toe, perché ha tutta la parte davanti della tomaia bianca e nera. Un colore diverso al bianco e al rosso e al nero è il giallo dell'intersuola, questo Sail Vintage che abbiamo detto ormai buttano un po' ovunque, perché Però è rende la reimagining. scarpa, esatto, cioè rende lo stile della scarpa più veritiero a quello che vuole raccontare, ovvero una storia più vintage. Come abbiamo già detto, fatto anche in maniera, diciamo, furba e funzionale, perché sappiamo tutti che questa parte dell'intersuola si ingiallisce comunque con il tempo, quindi per rendere la scarpa più simile a quando era nuova, loro fanno questa cosa forse anche per questo motivo, perché così tu la indossi senza avere quella paura che la suola diventi gialla, perché è già gialla. Continuerai a raccontare la storia della Black Toe e soprattutto di questa scarpa tornando alla foto che vedete lì nella scatola. La foto, che adesso magari mettiamo anche in sovraimpressione, la foto di Michael Jordan, iconica, ma proprio iconica, con le scarpe così a braccio. In particolare lui firma il contratto con Nike nel 1984. Peter Moore realizza queste Black Toe che lui inizia ad utilizzare in partita. Prima di queste lui utilizzava le Airship, perché molti magari non lo sanno. Lui non ha incominciato a giocare con queste qui perché ancora non erano pronte, erano state, diciamo, disegnate ma non erano state realizzate. Quindi inizia a giocare con le Airship e poi appena sono pronte le Jordan 1 inizia ad utilizzare qualcosina, tra cui la Black Toe con la scritta Air Jordan. Fammelo dire, decisamente un salto di qualità. Certo. A me la Airship, Ti sa di quella Jordan 1 fake? cioè, mi sembra proprio una scarpa di Nike. È quella silhouette che è talmente simile a questa che questa qui è quel mostro sacro che ti fa sembrare quella scarpa fake. Come ti faccio un esempio, la scrittina Air Jordan, cioè se tu non avessi visto tutte le Jordan 1 con il wing logo, magari ti sembrava anche carina, ma dato che tu ti immagini la Jordan 1 con il wing logo ti sembra fake. Così. Esatto, è questione molto anche di abitudine e di quello che uno pensa sulla scarpa. Comunque lui inizia ad utilizzare le Black Toe in partita e in particolare una di queste Jordan 1 Black Toe viene a fine partita autografata da Michael Jordan e regalata a un suo caro amico. Ed è qui infatti che c'è la particolarità vera di questa scarpa, perché all'interno del collare di questa Jordan 1 Air Jordan c'è la scritta My Very Best Michael Jordan firmata, quindi è un autografo per questo. Dedica, perché Sì. My Very Best sarebbe al mio caro Una amico. dedica per questo amico, che però questa scritta si può vedere solo con l'utilizzo della luce ultravioletta. Se voi vedete la scarpa in questo momento non si vede. Te non la vedi? Adesso te la vedi. Sì, io la vedo. Cosa- Qui la vedo. Perché c'è solo da una parte? Sì, centralino, è solo sul paio sinistro la scritta, che ovviamente si intravede anche ad Non la occhio vedevo. nudo, però con la luce ultravioletta in teoria si dovrebbe vedere meglio. Io non ho fatto un test con la luce ultravioletta, quindi Cioè, io non da lo qui, so. io da qui non la vedo, si vede contro luce forse. Un po' si vede la scritta, magari cerchiamo di mettere una Bastardo, ti sei sovraimpressione. tenuto il paio con la Sì. scritta. Il paio sinistro, quello che ho io in mano, recita nell'interno la scritta che abbiamo detto, mentre il paio destro non vero, presenta non ce l'ha. nulla. Ecco perché non la vedevo. Attenzione perché Nike qui ha fatto proprio le cose fatte bene, perché nella Jordan 1 Black Toe originale, che è stata autografata e regalata all'amico, questa scritta My Very Best Michael Jordan era presente sulla scarpa sinistra, mentre sul paio destro era stata fatta un'altra dedica.
sempre all'amico, quindi doppia dedica che però non è stata riportata sul paio destro. Però ci sta. Potevano farlo però, cioè potevano mettere Potevano lasciarmi almeno una scritta anche a me. Esatto, potevano farlo anche sul paio destro e mettere l'altra parte della dedica, però non l'hanno fatto e quindi c'è solamente sul paio sinistro. Questo dettaglio nascosto perché è quasi invisibile, Io non per lo me vedevo. è tanta roba, per me, cioè vedi, si vede un po'. tanta roba. Controluce. Ovviamente, raga, ovviamente non è la firma originale di Michael Jordan. Quindi state tranquilli che non vi arrivano le scarpe autografate da lui, ma solamente è una fake firma. Arricchita dalla storia la rende una scarpa molto interessante. E dietro a questa scarpa c'è anche un lancio e un marketing veramente esagerato da parte di Nike e quindi questa cosa ha fatto sì che venisse ancora di più apprezzata tanto dai collezionisti e secondo me le persone che invece non conoscevano la silhouette hanno imparato a conoscerla. Anche noi tramite questo video vogliamo raccontarvi i motivi e la storia della scarpa, perché uno la vede così, può sembrargli una banalissima Jordan 1 falsa, però in realtà dietro c'è una storia molto importante. Lacci, che non abbiamo parlato. Rosso e nero. Classico. Nero forse è quello che ci sta meglio, anche se qui nella foto lui le indossa coi rossi. Sì. Pareri? Allora, è una Jordan 1 Black Toe. Esatto. Secondo me Nike si sta impegnando tanto. Cioè, sia dal punto di vista del marketing, sta facendo girare la zucca per far tornare qualche modello, in particolare la Jordan 1. Quest'anno spingono tanto. Questa è bella. Cioè, questa è classica di quando abbiamo iniziato noi, quindi 2017-18. Sempre bei ricordi vedere sta scarpa, è un peccato che se ne vedano sempre di meno in giro. Do un 8,5 perché comunque la storia, il fatto che c'è la scatola particolare, la scritta sull'interno. Io ti dico, la scarpa è la Black Toe, cioè è veramente bella. L'unica cosa che purtroppo a me giustamente non piace è questa scrittina Air Jordan, cioè mi sa un po' di, capito, cioè è chiaro, il wing logo è molto più bello, però favorisco questa strategia perché le Black Toe con il wing logo ne sono pieni fiumi, cioè ne sono pieni fiumi virgola, però è sempre quella. Invece qui si sono voluti ingegnare per portare un prodotto diverso con una storia, la storia della scrittina, perché non potevano fare la Black Toe con il wing logo e la scrittina qui perché non era la stessa scarpa. Cioè hanno voluto fare le cose fatte per bene e questa cosa di unire la scarpa, un ritorno a una storia, mi piace tantissimo. È una scarpa che indosserei senza problemi. Questa scrittina Air Jordan io la copro perché indosso sempre i baggy, quindi non è quello il problema, verrebbe coperta. Voto per me un 8, perché i materiali potevano farli meglio. Cioè, la scarpa è bella, è mondiale, il materiale forse... Guarda, io ti dico... È una general release, raga, quindi ci sta. Cioè, è chiaro, non possiamo pretendere tanto da Nike quando realizza queste quantità, perché comunque se è una scarpa edizione limitata, molto richiesta, ma con delle quantità molto alte e quindi la qualità è questa. Non possiamo cioè è inutile lamentarsi, raga. Secondo me a pizzichi e bocconi, come stanno facendo, riportare questa silhouette lo stanno facendo bene. A proposito di questo marketing, la scarpa che vediamo è presente anche su Fortnite, è stata lanciata molto anche su Fortnite e cioè secondo me è tanta roba, è tanta roba. Col nuovo direttore artistico, il nuovo CEO. Sì, col nuovo CEO Nike sta lavorando bene secondo me e vedremo cosa ci proporrà. Quest'anno, ripetiamo, Jordan 1 siamo al top, cioè usciranno tante belle Jordan 1, prezzo ancora molto diciamo normale. Quest'anno non posso non farmi una Jordan 1, cioè quest'anno una Jordan 1 ci scappa, raga, è il 40° anniversario, devo trovare quella giusta. Io non ho niente di rosso e nero. Compratela. Questa no, perché la dobbiamo spedire al nostro cliente, quindi la metto già. Devo pensarci bene, però una Jordan 1 è da un sacco che non la metto. Certo. Perché è un po' il mood che è passato, però. Ma non è vero, secondo me sta bene, l'unica cosa è che indossando tanto i baggy la Jordan 1 viene molto coperta.
Io direi raga che vi abbiamo detto tutto su questa Jordan 1 nuova in uscita. Fateci sapere voi cosa ne pensate nei commenti come al solito, fateci sapere se vi piace, dategli un voto anche voi, fateci sapere se l'avete già a casa tra le vostre mani o l'avete acquistato o state pensando di acquistarla. Prossimo video secondo me ci saranno degli aggiornamenti dal negozio raga. Dal nuovo negozio. Ovviamente like, iscrivetevi, campanellina attiva per non perdervi nessun contenuto. Dal BAT E il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo video.